Bentornati sul canale dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo della spada perduta di Alboino. Bene, bentornati dicevamo. Prima di tornare all'argomento principale vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e cliccare la campanellina. A voi non costa nulla e per noi è un grande supporto. Mi scuso perché siamo stati un po' assenti da YouTube, ma chi ci segue sui vari social sa che l'ultimo weekend di ottobre, subito dopo l'uscita dell'ultimo video sull'ultima cavalcata dei Longobardi, siamo stati impegnati a Trieste a un mare di archeologia, un evento con ottimi ricostruttori e un grandissimo afflusso di pubblico, seguito poi da la nostra cena associativa, una delle due che ci concediamo all'anno. E poi la settimana successiva è uscita la puntata di Art Rider su Rai 5 dove eravamo presenti anche noi, vi lascio il link in descrizione. E infine lunedì scorso siamo stati ospiti di Chiara Valdrambini nella sua trasmissione Antiquitas per Punto Zip. Chiara è direttrice del Museo Archeologico e d'Arte della Maremma, con cui abbiamo collaborato in passato per la bellissima mostra che hanno realizzato proprio sui Longobardi fra il nord del Lazio e la Toscana. Ecco che finalmente torniamo a voi. E vi ricordo sempre che se volete supportarci trovate il link a Patreon dove potete diventare dei nostri mecenati e supportare il nostro operato, in particolare quello nel bosco sul villaggio longobardo sperimentale, ottenendo in cambio dei contenuti in anticipo in anteprima rispetto agli altri utenti o esclusivi, e ancora poter richiedere un video su un tema di vostro interesse. Bene. Torniamo all'argomento. Perché parlare della spada di Alboino? Beh, perché è un argomento che attraversa la storia stessa della vita di questo grande re, l'ultimo grande re tribale longobardo, e che sembra definirlo. Va detto che dal punto di vista della simbologia regale, probabilmente la lancia era l'arma del re. Abbiamo alcuni riferimenti nell'Historia Longobardorum ad eventi mitici come il re Agilmondo che sceglie fra i vari bambini abbandonati la Missone perché afferra la stareggia. Abbiamo i riferimenti al Bandum, abbiamo i riferimenti a un giovane principe eletto all'autorità regale mentre il padre è malato, proprio con il passaggio di una lancia da parte di un uomo vicino al re. E poi abbiamo i riferimenti ai portalance sia dei re che dei duchi. Quindi probabilmente la simbologia di riferimento rispetto al mondo regale era la lancia. Ma la spada doveva avere un valore più legato a quello del singolo guerriero, che se era un guerriero eccezionale e ultimo re tribale come Alboino, doveva caratterizzarlo. Leggiamo alcuni dei passaggi dell'Historia Longobardorum che ci mostrano come la spada e Alboino procedano insieme nella loro storia, addirittura fin dopo la morte del re. Siamo ancora in Pannonia, i Longobardi non sono ancora arrivati in Italia. Alboino è un giovane principe che combatte già valorosamente riportando grandi vittorie contro i Gepidi. Leggiamo il passaggio. Quando i Longobardi, sfruttata la vittoria, sono tornati alle proprie sedi, suggeriscono al re Audoino che Alboino diventi suo convitato, dato che per il valore di costui avevano ottenuto la vittoria. Come era stato compagno del padre nel pericolo, così lo fosse nel convivio. Audoino rispose loro che non poteva farlo per non infrangere la tradizione della sua gente. Voi sapete, disse, che da noi non è consuetudine che il figlio del re pranzi con il padre se prima non ha ricevuto le armi da un re straniero. Lasciamo stare i passaggi successivi, riassumiamoli. Alboino, presi 40 giovani guerrieri longobardi, si reca dal vicino re dei Gepidi, se non fosse che è lo stesso re che ha recentemente sconfitto e a cui ha ucciso un figlio. Durante il banchetto, perché comunque viene accolto secondo le regole dell'accoglienza germanica, scatta una rissa quasi,
Rissa nella quale c'è anche il famoso passaggio in cui i Longobardi vengono apostrofati come cavalle perché portano le fasce alle gambe bianche, motivo per cui la Fara porta le fasce bianche mentre i nostri colleghi bavari e alamanni le portano di altri colori, e anche alcuni Longobardi in Italia che non prendono in considerazione questo passaggio. Arriviamo al punto importante: la rissa viene sedata e, sedata in questo modo la rite, ripresero il convivio come prima, con animo lieto. Turisindo prese le armi di Turismodo, le diede ad Alboino e in pace lo rimandò nel regno del padre. Tornato dal padre, diventò suo commensale. Ecco quindi che le armi vanno a definire un uomo valoroso, un principe valoroso come Alboino, come meritevole di sedere alla destra del padre. E ricordiamo che il convivio nel mondo germanico era aspetto fondamentale della vita sociale, soprattutto degli alti censi, perché era in quel contesto che si tramandavano le gesta della gens e quelle della famiglia. Si creava e si cementava quindi l'identità, e poter essere partecipe attivo di questo rituale faceva sì che il nuovo principe fosse parte di questa identità. Le avventure di Alboino procedono, arriva in Italia, guida il suo popolo con successo, fonda i suoi primi ducati, ottiene Pavia, ma il suo regno non è destinato a durare. Nel 572 morirà e, secondo quello che ci ricorda Paolo Diacono, poi altre fonti e riletture successive, sarà il tradimento ordito dalla moglie, con l'aiuto di alcuni alleati, a portarlo alla morte. A noi in questa fase, in questo video, non interessa questo passaggio. Quello che ci interessa è invece la parte finale di questa trama così melodrammatica. Leggiamo insieme. Allora Rosmunda, quando nel pomeriggio Alboino fu assopito, dato ordine che nel palazzo si facesse grandissimo silenzio, sottratta ogni altra lama, legò saldamente la spada di lui al capo del letto, che non si potesse né prendere né estrarre dal fodero, e secondo il piano di Elmicchi introdusse più feroce di ogni belva Peredeo l'uccisore. Ora, l'attributo uccisore ci fa capire come finisce la vicenda, ma la cosa che a noi interessa è che la spada viene di nuovo posta al centro della narrazione. La vicenda di Alboino si conclude proprio nel momento in cui, privo della sua spada, lui non può difendersi. Pur essendo un grande guerriero, pur avendo riportato grandi successi, senza la spada è impossibilitato a difendersi. Nello stesso passaggio, Paolo Diacono ci porta poi qualcosa che succede 150 anni dopo e che forse è ancora più interessante riguardo al valore della spada. Infatti, il duca di Verona, 150 anni dopo, ha una balzana idea. Ai nostri giorni, Giselperto, che fu duca di Verona, aperto il suo sepolcro, ben inteso di Alboino, ne sottrasse la spada e quanto trovò dei suoi ornamenti. Perciò, con la vanità che è solita degli ignoranti, si vantava di aver visto Alboino. Ora, noi non sappiamo cosa abbia spinto questo duca a infrangere la legge per sottrarre una spada. Paolo Diacono giustamente lo definisce un ignorante, ma era anche un duca e ci sono delle leggi specifiche contro questo genere di reati. Chissà perché si era spinto così oltre. Forse era un momento di crisi del ducato? C'era bisogno di trovare un simbolo di riferimento? Non lo sappiamo, ma di sicuro invece sappiamo, grazie a Rotari, quanto grave fosse la colpa di cui Giselperto si era macchiato. Andiamo a leggerla assieme. Nota a margine. L'articolo ha un nome in longobardo, vuol dire che il crimine era così importante che la mera traduzione in latino non rendeva significato per la popolazione, quindi andava mantenuto il termine originale. Sentiamo. The Grabwurfing. Se qualcuno viola il sepolcro e spoglia il corpo o lo trascina fuori, sia condannato a pagare 900 solidi ai parenti del sepolto. Se non ci sono parenti prossimi, allora prosegua la colpa al gastaldo del re o lo sculdascio e lo riscuota per la corte del re. 900 solidi non è una cifra da poco, è la stessa che si richiede a chi ad esempio muova violenza contro qualcuno che sta andando a parlare col re. Inoltre viene richiesto più volte che se manca una figura familiare
per richiedere il giusto pagamento per questo crimine siano le figure amministrative a farlo, il gastaldo o lo sculdascio. Eppure, nonostante tutto questo, il duca si era macchiato di questa colpa. Questa spada doveva essere particolarmente importante. Come voi sapete, noi non amiamo fare riferimento alla mitologia, alle leggende nordiche come diretta parentela con quelle longobarde. Troppi secoli, troppi chilometri ci sono fra il VI-VII secolo italiano, il IX vichingo e il XII-XIII scandinavo in genere in cui vengono trascritte. Però è inutile negare che ci siano dei temi ricorrenti che lasciano intendere un filo rosso che unisce l'evoluzione di queste culture. Ecco che nelle saghe norrene la spada sottratta al tumulo è un argomento ricorrente. Nella saga di Grettir il Forte, Grettir, ad esempio, libera il tumulo da un guardiano non morto, ne ottiene il tesoro, ma tiene per sé solo la spada. Nella saga di Rolf Kraki, un re, la sua spada è talmente poderosa che viene di volta in volta sottratta dal tumulo del suo possessore e passata a un successore, fino a quando l'ultimo possessore non muore all'estero e non c'è più la possibilità di perpetuare questa tradizione. Nella saga di Eivor, cosiddetta, che poi fa parte di una narrazione più grande, la figlia chiede al padre, in questo caso di nuovo non morto, la spada portentosa che lui aveva portato con sé nella tomba, e il padre gliela cede di malavoglia perché la sa maledetta. È molto interessante la presenza di questi non morti guardiani parlanti, perché chissà che nella narrazione originale del duca Spaccone di Verona aver visto Alboino non fosse anche una memoria di questo tipo di immaginifica visione dell'aldilà nelle tombe. Fino a qui però abbiamo citato le leggende e la storiografia, ma noi, come voi sapete, amiamo di più l'archeologia, è su quella che possiamo basare la nostra ricostruzione. Questi contenuti sono molto utili a livello narrativo, ma ci piace sempre radicarli nel dato materiale. Ecco che ci vengono in aiuto di nuovo le saghe, perché le saghe fanno riferimento spesso a queste spade eccezionali come a spade col serpente, a spade con decorazioni serpentiformi, e la lettura che normalmente se ne fa è che queste decorazioni serpentiformi altro non fossero che il cosiddetto pseudo-damasco, ovvero le patterned welded blade, che vengono realizzate con una tecnica sopraffina all'apice della metallurgia dell'Alto Medioevo e che caratterizzava tanto le spade germaniche quanto quelle successive scandinave. In questo contesto ferri meno acciaiosi e più acciaiosi vengono saldati insieme per martellatura, ritorti e poi risaldati assieme, e su un lato esterno viene saldato l'acciaio più duro a disposizione. In questo modo si crea un filo resistente affilato e duro e un'anima elastica al centro. Lame del genere, se pulite in un bagno acido anche molto debole, mostrano una splendida decorazione a onde, a tralicci che potrebbero sembrare dei serpenti, e quindi per questo vengono identificate come quelle delle leggende. Dal punto di vista storiografico, ad esempio, abbiamo la lettera di Cassiodoro, scritta per conto di Teodorico il Grande, re dei Goti, per il suo omologo Vandalo, ringraziandolo per alcune spade ricevute in dono. I Vandali all'epoca occupavano il Nord Africa, quindi una popolazione germanica che lì aveva trovato temporaneamente la sua patria, e queste spade vengono descritte come eccezionali, in grado di tagliare altre armi, e fra i due fili decorate con dei vermiculi, dei vermicelli. Non si parla di serpenti in questo caso, però il passaggio non è chiarissimo ed è chiaro che l'immagine di questi corpi allungati sembra ricordare quelle dei serpenti delle saghe nordiche. Ecco che alla fine a tutto questo si ricollega il dato archeologico. Noi facciamo sempre riferimento al Museo Archeologico Nazionale di Cividale perché è il più importante per la prima generazione longobarda, e Alboino era chiaramente parte della prima generazione longobarda. Ecco che tutte le spade di Cividale sono pattern welded blade, cioè spade realizzate con questa tecnica. Doveva esserlo per certo anche quella di Alboino, quindi. Ed ecco insieme leggenda, le saghe, storiografia, Cassiodoro, archeologia, i reperti nelle tombe, anche se oggi non siamo più in possesso della spada di Alboino. Possiamo dire che doveva essere una spada eccezionale, appartenuta a un uomo eccezionale, e che per il popolo longobardo doveva avere un grandissimo significato. Speriamo di avervi interessato con questo video, ci vediamo alla prossima e mandi!
PS, se vi sembrava un po' scontroso, lo ero, scusate, ma questa è la terza volta che registriamo questo video per alcuni problemi tecnici. La prossima volta sarò più colloquiale. Maman!